se ti ricordi ancora quella noiosissima pubblicità che prima appariva spessissimo in qualsiasi pop-up di ogni sito, in cui c'era un tipo che diceva: ragazzi, sono veramente euforico. Ebbene, oggi veramente euforico lo sono io, perché dietro consiglio di Alessio Linux per la nostra rubrica botta e risposta ho deciso di provare il software che sto per presentarti. Si tratta di un uninstaller che ho scoperto essere davvero potentissimo. Tempo fa, se ben ricordi, ti avevo presentato Bulk Crap Uninstaller, che rimane un ottimo disinstallatore per una serie di programmi, ma devo dire che molto probabilmente questo programma lo batte su tutta la linea. Infatti ho provato a fare una delle cose più difficili in assoluto, e cioè a rimuovere Microsoft Edge, la cui rimozione solitamente ho sempre sconsigliato, perché è un programma molto radicato nell'ambito dei sistemi operativi Windows e la cui rimozione, se non fatta bene, può creare una serie di problemi. Ebbene, questo programma è stato capace di fare una rimozione assolutamente pulitissima di Microsoft Edge, come ti farò vedere anche nel video, e di lasciare un sistema lindo e pinto. Inoltre è in grado di ripulire qualsiasi software, anche quelli che non compaiono nel pannello di controllo, nell'ambito della gestione dei programmi e delle funzionalità. Va bene, bando alle ciance e andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo. Come vedi, per mettere alla prova questo uninstaller ti ho preparato un computer bello pieno di software pronti per essere disinstallati, compreso Microsoft Edge. E allora andiamo a vedere come scaricare, configurare e soprattutto utilizzare questo programmino. Personalmente sono un amante dei desktop puliti, come puoi vedere nei computer che utilizzo di solito, quindi a patto di riuscire a trovarlo in questa selva di programmi andiamo ad aprire il nostro browser di fiducia e una volta aperto andiamo a digitare nel motore di ricerca Gentiluomo Digitale. Ecco fatto. Tra i risultati, quello che ci interesserà come sempre sarà il primo, quello relativo al dominio www.gentiluomodigitale.it. Quindi andiamo ad aprire il sito e in alto portiamoci nella sezione che si chiama Downloads. Scendiamo un po' nella pagina e vediamo che il nostro programmino, che si chiama iBit Uninstaller, si trova qui sul lato destro. Per inciso ti segnalo anche che il programma Microsoft PC Manager, che per un periodo non è stato disponibile sul sito Microsoft, ho pensato, grazie alla segnalazione di un utente, di metterlo sulla pagina Downloads. Quindi se hai bisogno di scaricare l'ultima versione puoi farlo anche da questo sito. Ma concentriamoci sul programma di oggi e andiamo a scaricare il nostro nuovo amico iBit Uninstaller. Per farlo clicchiamo semplicemente sul grosso pulsante azzurro File Download. Aspettiamo alcuni secondi e vediamo che il file verrà scaricato. Facciamo doppio clic per aprirlo e una volta aperto facciamo nuovamente doppio clic sull'eseguibile che si trova all'interno della cartella compressa. Accettiamo che vengano apportate modifiche al nostro dispositivo cliccando sul pulsante Sì e potremo chiudere sia la cartella compressa che il browser che non ci serve più. A questo punto scegliamo la lingua che preferiamo, naturalmente io seleziono l'italiano e facciamo clic sul pulsante OK. Clicchiamo avanti nella pagina che si apre e ancora avanti senza modificare il percorso di installazione. Possiamo lasciare spuntata la voce che ci chiede se vogliamo creare un'icona sul desktop, come se non ce ne fossero abbastanza, e cliccare sul... È entrato un appone, se non si posa sulla webcam siamo a posto, e cliccare, dicevo, sul pulsante avanti. Nella schermata successiva ci basterà cliccare su Installa
e in breve l'installazione, come vedi, terminerà. Possiamo lasciare anche spuntato avvia iBit Uninstaller. Ti faccio semplicemente notare che iBit Uninstaller crea già l'icona sul desktop come gli abbiamo chiesto, che è questa qui, e cliccare sul pulsante fine. Ci verrà richiesto se vogliamo nuovamente accettare che vengano apportate modifiche al sistema. Tra un po' la pone mi si infila nella collottola della camicia, clicchiamo quindi su sì e troveremo un elenco di tutti quanti i software installati sul nostro computer. Per disinstallare un software, tutto quello che dovremo fare sarà selezionarlo qui con l'apposita casellina. Fingiamo di voler disinstallare Dropbox e successivamente andare a cliccare sul pulsante disinstalla selezionati. Come vedi, si aprirà una finestra che avrà due opzioni possibili. La prima è nascondi se possibile voce originale di disinstallazione. Serve semplicemente ad eliminare la voce di disinstallazione dal pannello di controllo, così non troveremo le voci relative ai programmi che avremo già disinstallato. La seconda voce invece è molto importante e consente la creazione di un punto di ripristino di sistema, che è sempre utile, lo ricordo, nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto in corso di disinstallazione. Fatto questo, potremo cliccare sul pulsante avvia e vedrai che partirà la disinstallazione del programma. In questo caso mi dice che fa riferimento al disinstallatore originale di Dropbox, quindi che sta utilizzando l'uninstaller dello stesso Dropbox per provvedere alla rimozione. Terminata l'operazione, vedrai che il programma stesso ci indicherà lo stato come completato e quindi ci segnalerà l'avvenuta rimozione. Attenzione, a questo punto potremo selezionare ulteriori due voci molto importanti in realtà, che sono scansione avanzata e pulizia automatica. Che cosa fanno queste voci? La scansione avanzata va a cercare residui creati sul nostro computer da questo programma. La pulizia automatica li va a cancellare, quindi una buona norma al termine di ognuna delle disinstallazioni sarà spuntare entrambe queste voci e andare a cliccare sul pulsante scansione. Questo consentirà di liberare ulteriore spazio sul nostro computer e avere una disinstallazione completa del programma che abbiamo scelto di rimuovere. Ecco qui, ci viene indicato tutto il resto delle cose che sono state eliminate nel nostro computer da questo programma, che erano solo ed esclusivamente afferenti a questo programma e quindi non vanno a intaccare l'installazione di nessunissimo altro programma sul nostro computer. Clicchiamo su completato per terminare e chiudere la finestra e potremo procedere con la disinstallazione di altri programmi. È possibile infatti con questo software procedere anche con disinstallazioni multiple. Andiamo a fare un'ipotesi e supponiamo di voler disinstallare Evernote, Faststone e anche Launchy. Quindi abbiamo selezionato queste tre voci e allo stesso modo andremo a cliccare sul pulsante disinstalla selezionati. Anche in questo caso ci verrà proposto la creazione di un punto di ripristino di sistema e il fatto di nascondere le voci originali sul menu del pannello di controllo. Clicchiamo quindi su avvia e in un tempo ragionevolmente un po' più lungo verranno disinstallati anche questi tre programmini. Ecco fatto, è terminato e a questo punto troveremo già spuntate le voci che avevamo selezionato l'altra volta e potremo procedere con la stessa operazione che abbiamo fatto. Clicchiamo quindi su scansione ed ecco qui tutti quanti gli altri dati che potranno essere cancellati. Ecco fatto. E adesso passiamo al pezzo forte della giornata. Voglio infatti proporti di disinstallare insieme Microsoft Edge come promesso. Quindi andiamo a spuntare la casella relativa a Microsoft Edge
e una volta selezionato andremo a fare clic su Disinstalla selezionati. Potremo, soprattutto in questo caso, creare un punto di ripristino di sistema e cliccare sul pulsante Avvia come abbiamo fatto in precedenza. Verremo avvisati che la disinstallazione di Edge è fallita e ci verrà chiesto se vogliamo riprovare. In questo caso possiamo cliccare su No e andare a cliccare il pulsante scansione. Questo servirà ad iBit Uninstaller a verificare tutte quelle che sono le dipendenze, si chiamano, di Microsoft Edge, in modo da poterlo disinstallare correttamente. Clicchiamo su scansione e attendiamo un pochino. Come vedi, sta effettuando una scansione completa di tutto quanto quello che è connesso nel nostro computer a Microsoft Edge, in modo tale da poter fare una disinstallazione in maniera corretta. Clicchiamo sul pulsante completato e vedremo che partirà la creazione di file di backup, perché si è accorto che si tratta di un software piuttosto delicato da rimuovere, e terminata questa operazione procederà con la rimozione di Edge. Ci vorrà solamente un pochino di tempo. Ecco fatto, come vedi ha proceduto con la disinstallazione di Edge, la cui icona è miracolosamente scomparsa dal nostro desktop. Quindi se anche andremo a cercare nell'ambito del nostro computer Edge, vedremo che non comparirà nessunissima voce. Quello che possiamo testare è a questo punto se la macchina naviga correttamente in internet. Andiamo quindi ad aprire Google e cerchiamo un nuovo sito. Facciamo un esempio: Gentiluomo Digitale. Come vedi, Google Chrome funziona correttamente e non te l'ho mostrato a caso. E no, perché nel momento in cui andrai a rimuovere Edge è fondamentale che precedentemente tu ti sia procurato un altro programma per navigare in internet, altrimenti rimarrai completamente tagliato fuori. Metterò magari una nota in questo senso prima della spiegazione della rimozione di Edge nell'ambito del video, in modo tale che non possano verificarsi errori in questo senso. E veniamo al domandone finale da $1 milione, ovvero: è meglio Bulk Crap Uninstaller oppure iBit Uninstaller? Ebbene, secondo me la risposta è, rullo di tamburi, iBit Uninstaller. Ebbene sì, perché sebbene entrambi i programmi facciano più che egregiamente il loro lavoro e lasciano il computer molto pulito, trovo che iBit Uninstaller sia graficamente più gradevole, molto semplice da utilizzare e soprattutto parecchio più versatile. È l'unico programma che fa una disinstallazione decente di Microsoft Edge. E vorrei ringraziare ancora una volta Alessio Linux per averci segnalato questo software davvero molto interessante. Grazie Alessio. Ma invito anche te, se hai un software da presentare oppure una domanda interessante che vorresti che venisse trattata in un video, ad andare sul sito della nostra community, quindi all'indirizzo www.gentiluomodigitale.it, nella sezione forum, sottosezione botta e risposta, dove potrai proporre un argomento per un video. Inoltre ti suggerisco di visitare spesso la pagina community del canale YouTube. Potrai trovare una serie di informazioni interessanti, ma anche dei quiz e delle novità che possono sicuramente risultare molto simpatiche. Ci tengo a ringraziare Frank Tech per aver rieffettuato l'abbonamento al canale e infine, ultimo ma non ultimo, voglio ringraziare te per aver visto questo video fino a questo punto. E detto questo mi fermo, ma non prima di averti salutato e dato appuntamento alla prossima.